Sono andata a vedere con i miei occhi e questo è quello che ho visto. Quasi 5.000 palestinesi sono ospitati nel campo profughi Aida Camp a Betlemme. Durante l'esodo di massa del 1948, molti portarono con sé la chiave della propria casa, certi che si trattasse di una soluzione temporanea. La chiave rappresenta la speranza di ritornare un giorno alle proprie case. Il muro, che separa Israele dai territori palestinesi occupati, è alto sino a 11 metri e lungo 710 chilometri. È costituito da muri di cemento, recinzioni, fossati, filo spinato, torrette di controllo, telecamere, cancelli elettronici e posti di blocco militari. La comunità internazionale, muta, cieca e sorda. Ma non c'è solo il muro. Nel 1995 venne firmato l'accordo Oslo II, che divideva a macchia di leopardo il territorio occupato della Cisgiordania in 3 zone, A, B e C, in base al controllo palestinese o israeliano a cui era sottoposto. Di fatto, gli israeliani entrano dappertutto. Il muro, le riserve naturali, le aree e le basi militari, gli insediamenti di coloni e altre barriere di passaggio limitano e impediscono gli spostamenti dei palestinesi, oltre che sottrarre loro la terra e accerchiare le comunità. Bardala è un villaggio a nord della Valle del Giordano, in area C. È stretto tra muro di separazione, zona militare e insediamenti di coloni, protetti da checkpoint e collegati tra loro con strade che i palestinesi non possono percorrere. I palestinesi non hanno il permesso di estrarre l'acqua senza esplicita autorizzazione che viene raramente concessa. Oggi i palestinesi in Cisgiordania acquistano più della metà della loro acqua ad un prezzo 5-6 volte quello richiesto ai coloni. Al centro, resistere per esistere, pranziamo con i contadini palestinesi. Nablus è una città moderna, con un bellissimo centro storico. Non ho potuto fotografare la città vecchia per motivi di sicurezza, ma non ho resistito a qualche piccolo scorcio. Nel 2002, a seguito di un attacco israeliano, un gruppo di giovani paramedici della città ha scelto di occuparsi di bambini e di giovani colpiti quotidianamente da eventi traumatici. Nel 2006, questa realtà si è trasformata nell'associazione Human Supporter e svolge attività per incoraggiare l'identità palestinese, la parità di genere, il rispetto, la tolleranza e i diritti. È un'alternativa non violenta alle quotidiane difficoltà di un'esistenza sotto occupazione. Musica e risate contro l'occupazione. Ridere contro i muri. Andala, il bambino palestinese, simbolo della lotta per la liberazione della Palestina. Ramallah è il cuore della Palestina. Qui c'è la sede dell'autorità palestinese, il Parlamento e le sedi dei ministeri. Ci sono la tomba di Yasser Arafat,
è quella del poeta palestinese Mahmoud Darwish. Qui convivono arabi, cristiani e musulmani. Il filo spinato e il muro continuano. Le cisterne in cima alle case permettono di distinguere le abitazioni palestinesi da quelle degli insediamenti ebraici. L'acqua viene distribuita 1 o 2 volte al mese e deve essere quindi raccolta in cisterne. Il muro continua e delimita il villaggio di Bilin, vicino a Ramallah. Al di là, l'insediamento ultra-ortodosso di Modin Ilit. Nel 2007, dopo una lunga serie di proteste non violente da parte degli abitanti di Bilin e con l'aiuto di volontari israeliani e internazionali, Israele fu costretto ad arretrare il muro di separazione che aveva costruito. Il terreno riconquistato, sottratto per permettere l'espansione dell'insediamento dei coloni, venne così destinato a fattoria gestita da giovani palestinesi. A Hebron, nel 1994, un colono israeliano aprì il fuoco sui musulmani in preghiera nella moschea di Ibrahimi, uccidendone 29 e ferendone 125 prima che i sopravvissuti lo uccidessero. Ai soldati israeliani non era consentito sparare agli ebrei. Dal 1997 la città è divisa in 2 settori, H1 governato dall'autorità palestinese e H2 sotto il controllo dell'esercito israeliano. I palestinesi che vivono nell'area H2 sono soggetti a restrizioni estreme, mentre i coloni sono liberi di andare dove desiderano. Nell'area H2 ci sono 20 checkpoint, 8 punti di controllo parziali, 40 blocchi stradali, 45 altre limitazioni di passaggio a cui i palestinesi sono sottoposti quotidianamente. Ad ogni checkpoint gli uomini devono alzare la maglia e l'orlo dei pantaloni, le donne svuotare le borse e farsi controllare dalle soldatesse e i bambini sono obbligati a mostrare il contenuto dei loro zaini. Un tempo questo era il cuore del commercio palestinese. Dal 2002 sono state chiuse centinaia di attività commerciali.
Questa zona è interdetta ai veicoli palestinesi. I soldati si trovano ad ogni angolo di strada, ovunque ci siano insediamenti israeliani, ma raramente intervengono quando i coloni attaccano i palestinesi. Shuhada Street era una florida via del commercio palestinese. Le colonie, nate all'interno della città, hanno l'obiettivo di collegarsi agli insediamenti fuori da Hebron e spezzare in due la città. Il souk della città vecchia. E le reti, per proteggere dal lancio di oggetti e liquidi che i coloni che occupano le case sovrastanti lanciano di sotto. Una fabbrica di ceramiche e vetri artistici. L'ultima fabbrica di caffie. Andiamo verso Massa Ferriatta, a sud di Hebron, in area C, sotto il controllo militare e civile israeliano. Ospita 12 villaggi palestinesi che vivono lì da generazioni, dedicandosi all'agricoltura e alla pastorizia. Nei primi anni '80 Israele ha dichiarato quest'area poligono di tiro. In questo modo può espellere la popolazione per favorire le colonie illegali. Oggi sono a rischio 8 villaggi, 1200 persone. Secondo il diritto internazionale è illegale utilizzare il territorio occupato per uno scopo che serve solo all'occupante ed è illegale il trasferimento forzato della popolazione occupata. Dove non intervengono i militari, ci sono i coloni che scendono dalle colline circostanti, picchiano i contadini e distruggono le infrastrutture costruite con gli aiuti internazionali. Dal 2009 le famiglie palestinesi di Sheikh Jarrah, quartiere palestinese di Gerusalemme Est, rischiano l'espulsione. Se una famiglia di origine ebraica dimostra che prima del 1948 la sua famiglia viveva lì, ha diritto a reclamare l'abitazione. Negli ultimi 10 anni, sempre più coloni israeliani, di solito finanziati da organizzazioni sioniste statunitensi, si sono trasferiti nel quartiere, occupando case e cacciando i palestinesi. Nel 2009 i coloni hanno preso possesso della metà di questa casa in piena notte, svuotandola delle cose appartenenti ai proprietari palestinesi e installando all'entrata una menorah. Gerusalemme la Santa. Questa è la porta di Damasco, uno degli accessi alla città vecchia, spesso teatro di scontri tra i soldati israeliani e i palestinesi. Dopo la guerra dei 6 giorni, nel 1967, Israele prese il controllo anche di questa parte di Gerusalemme. Affidò la tutela di questi luoghi a una fondazione giordano-palestinese e il diritto ai soli musulmani di pregarvi. I nazionalisti israeliani vorrebbero un cambiamento radicale dello status quo.
provocano gli arabi effettuando passeggiate sulla spianata che diventa spesso luogo di scontri. La moschea di Al-Aqsa. I palestinesi sono attaccati a ogni Ramadan. Sono innumerevoli i video sui social che testimoniano le violenze. La cupola della roccia è il luogo di preghiera per i musulmani e simbolo di Gerusalemme. La Basilica cristiana del Santo Sepolcro. Il muro di separazione a Betlemme è usato per rappresentare proteste e speranze di pace. Shirin Abu Akleh, la giornalista palestinese uccisa a Jenin, in Cisgiordania. Scioccanti le immagini al suo funerale, dove i militari israeliani picchiano i palestinesi che portano in spalla la bara. La nostra liberazione non sarà completa finché la Palestina non sarà liberata. Nelson Mandela. Se possiamo trovare i soldi per uccidere le persone, possiamo trovare i soldi per aiutarle. Due angeli, uno palestinese e uno israeliano, cercano di scardinare il muro di separazione.